Oggi vi parlo del mio viaggio in Arizona, negli Stati Uniti d'America. Benché il viaggio è stato lungo e stancante, ne è valsa decisamente la pena. Ma cosa ci facevo negli Stati Uniti? In particolare, cosa ci facevo a Tucson, in Arizona? Restate con me e vi racconto una delle esperienze più belle degli ultimi anni che abbia mai fatto. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Vlog. Io sono Valerio e oggi vi parlo del mio viaggio che ho fatto di recente in Arizona. Se siete ancora qua significa che il titolo e la miniatura di questo video ha stuzzicato il vostro interesse. E quindi perché non trasformare il vostro interesse in un bellissimo like? E se non è troppo disturbo, cliccate anche il bottoncino, quello là, per iscrivervi al canale. Sono pochissimi click, ma danno un grandissimo supporto al canale. Detto ciò, cosa mi ha portato dall'altra parte del mondo? La risposta è semplice: il lavoro. È stato prettamente un viaggio di lavoro, in particolare ho partecipato a una conferenza dove ho fatto la mia presentazione, ho visto quelle degli altri e poi alla fine della giornata, come alla fine di ogni giornata, siamo tutti persone normali e abbiamo fatto i turisti. Abbiamo chi c'era con me? Beh, non avete mai partecipato a una conferenza, è difficile capire questo genere di dinamiche. Spesso, non sempre, ma spesso, si parte da soli. È raro che vengano mandate due persone dallo stesso istituto, dalla stessa azienda, a meno che ognuno di loro deve fare la propria presentazione. E il motivo è semplice: le conferenze costano, e costano pure tanto. Costa l'accesso alla conferenza, costa andarci, in America per esempio costa tanto dall'Europa, e costa l'hotel, sì, perché da qualche parte dobbiamo pur dormire. A me personalmente non costa nulla, quindi quello che si fa è che in qualche modo cerchi di trovare gente con cui fare gruppo. O questo lo fai sul posto, o le trovi prima. Sono stato messo in contatto con un ragazzo indiano parlando con dei miei collaboratori, che poi quest'ultimo mi ha messo in contatto con altra gente. Abbiamo fatto un bel gruppo di 6 persone. Eravamo un italiano, quindi io, un inglese, 2 indiani e 2 francesi. Per chi già non lo sapesse, io non vivo in Italia da quasi 10 anni e mi trovo attualmente sono passati quasi 10 anni, nel Regno Unito. Voli intercontinentali come questo partono da Londra. Quindi inizio io con un taxi fino alla stazione del treno, poi devo prendere un treno per Londra, devo prendere la metropolitana, la Victoria Line verso Heathrow, poi ho preso un aereo per Denver, Colorado, e infine da Denver sono andato a Tucson. Sì, si pronuncia Tucson, no Tucson. Quindi da questo momento in poi io dirò Tucson. E quindi com'è andato sto viaggio? Questo lo dico perché tante cose potevano andare storte. Il taxi per esempio poteva non venire perché era molto presto la mattina, ma Uber qua mi ha aiutato tantissimo. Il treno per Londra poteva essere in ritardo, come è già successo in passato, e invece mi è andata bene. La metro di Londra poteva essere strapiena e quindi io con 2 valigie molto ingombranti potevo prendere un treno dopo tanto tempo. Quindi, nonostante che i treni effettivamente erano pieni e lo spazio era molto poco, ci sono riuscito e sono arrivato all'aeroporto di Heathrow in largo anticipo. Una volta arrivato in aeroporto ho dovuto fare le classiche pratiche, iniziando dal check-in, che stranamente non c'era nessuno in fila. E quindi me la sono sbrigata in fretta. Tuttavia, la tizia al banco check-in è stata piuttosto maleducata. Vi giuro, senza alcun motivo. Lei mi dice che una volta che eravamo arrivati a Denver, avrei dovuto prendere la valigia e riconsegnarla. Questo per me era una sorpresa, perché di solito quando io ho fatto in passato un viaggio con scalo con la stessa compagnia,
i bagagli li ho sempre presi alla destinazione finale. Mi è successo decine di volte, poiché uscire dalla zona dei transiti, degli aeroporti e rifare tutto questo, tipo i controlli, check-in, tutte queste cose richiede tempo. Io avevo solamente 2 ore e ho semplicemente chiesto di rispiegarmelo perché volevo essere sicuro che avevo capito bene. E questa, la mia domanda, si mette a sbuffare incarognita, neanche se le avessi detto che sua mamma era puttana. E con fare scocciato mi dice la stessa cosa con le stesse parole. Io, vabbè, perplesso, prendo il passaporto, le carte d'imbarco e me ne vado. E qua riconosco di aver fatto un errore. Avrei dovuto andare dalla collega che stava accanto e chiedere se potevo parlare con un supervisor, un manager, chiunque era in comando. Come cliente avrei potuto un pochettino lamentarmi e sperare in un upgrade in business class. Non ci ho pensato. Vabbè, almeno voi lo sapete. Se vi trattano male, ma state sempre gentili e garbati, potete lamentarvi che magari vi può uscire un premium. Ma l'importante è che non dovete né perdere la pazienza, non dovete urlare, altrimenti vi va male, cioè neanche vi fanno imbarcare. E a Heathrow si cammina e si cammina tanto fino a quando si raggiunge quel maledetto gate. Quanto si cammina. Nei voli intercontinentali ti fanno sempre imbarcare poco alla volta e una volta che hanno chiamato il mio gruppo, eccoci qua. Tip per chi non ha mai preso un volo intercontinentale. Imbarcatevi quasi per ultimi, quasi, e quando andate a prendere posto dovete stare attenti se ci sono file di posti liberi. Questo perché potete usarli come giaciglio per dormire. Il motivo per cui conviene imbarcarvi quasi all'ultimo è per avere una quasi certezza che quei posti che voi state vedendo che sono vuoti restano vuoti fino all'imbarco. Inoltre dovete anche agire in maniera rapida, lampo, veloce per accapararvi questi posti che mentre vi imbarcate vedete, perché altrimenti se non lo fate voi lo farà qualcun altro. Una volta seduti nel vostro posto definitivo, che sia quello assegnato o il giaciglio che avete trovato, siedetevi le scarpe, perché ad alcune persone potrebbero gonfiare le caviglie in volo e in fondo le scarpe non vi servono. Questa volta mi è andata male, nessuna fila di posti liberi, ma poiché ero seduto in coda, dove ero seduto io c'erano solo 2 posti, anziché 3, e io stavo nel lato corridoio, ottimo per aver più spazio per le gambe. E in 10 ore di volo fa la differenza. Alla fine stavo in economy. Una volta in volo direzione Denver non c'è molto altro da dire, si passa il tempo a guardare la mappa oppure a guardare un film. Abbiamo sorvolato l'Islanda, la Groenlandia, il Canada e infine siamo arrivati. Una volta atterrati dovevo fare il controllo passaporto e ritirare la valigia. E ovviamente non ho il video di questo controllo passaporti, non ho il video di nessun controllo passaporto, perché queste sono aree sensibili degli aeroporti e non è consentito fare video. Qualcuno lo fa quando c'è molta fila, c'è molta confusione, ma è sempre rischioso e io non volevo farmi rompere il culo. E tra l'altro nel mio caso non c'era neanche fila, c'erano tipo 3 o 4 persone al massimo davanti a me. Quindi me la sono sbrigata subito, ho risposto alle domande che l'ufficiale mi ha chiesto e dopo pochi secondi ero ufficialmente entrato negli Stati Uniti d'America per la seconda volta nella mia vita. Una volta presa la valigia che vi diceva la signora all'inizio, c'era un tizio all'aeroporto che si occupava di rimbarcare i bagagli, quindi non sono dovuto uscire completamente, andare al banco check-in, io l'ho dato a questo tizio che fortunatamente è stato molto veloce. Ma non c'è tempo da perdere, il mio prossimo volo parte in meno di 2 ore e ho ancora da fare i controlli di sicurezza, che anche qua fortunatamente, non so per quale motivo, erano molto veloci. Una volta giunto al gate c'era del tempo da aspettare e perché non rifocillarsi prima di un altro volo di 2 ore e passa. Ci imbarchiamo?
e dopo qualche minuto siamo di nuovo in aria. In 2 ore spicci siamo arrivati a Tucson, in Arizona, non molto distante dal confine con il Messico. E no, non ci sono andato, ma sono andato in un altro posto più figo, ma dovete attendere qualche minuto per capire dove. E nel giro di 15 minuti sono arrivato al mio hotel. Guardate quanto è carino, la cosa più americana che si poteva avere. E adesso il mio problema è questo condizionatore che non so come spegnere se non staccare la spina. Troverò un modo. Mi stavo dimenticando di dirvi che c'era il telecomando e il telecomando era sul comodino che non ho visto, però diciamo che l'ho visto qualche ora più tardi. Non ho staccato la spina. Il giorno dopo faccio colazione da Waffle House. Se avete visto Breaking Bad sapete di cosa si tratta e ovviamente cosa ho preso. Un waffle. Il luogo ha il classico areto di un diner americano. Né più e né meno che di quelli che si vedono nei vari film di Hollywood. Dopodiché si va alla conferenza per la registrazione, incontro il resto dei ragazzi di cui vi parlavo poco fa e il gruppo si è formato. Dopo andiamo in un centro commerciale che si trovava in città perché io non mi ero portato un giubbotto pesante ma solo una giacca di denim. Questo perché, e qua è stato un errore mio, l'Arizona come gli stati limitrofi stanno nel deserto. Deserto uguale caldo. In effetti è così, ma io non ho considerato 2 fattori. Nei deserti la notte fa freddo, 5-6 gradi, almeno quando sono andato io in Arizona. Il nostro piano era anche di andare poi al Grand Canyon, che essendo elevato fa freddo, e quindi volevo prendere un giubbotto più pesante. Peccato che i negozi di abbigliamento in questo centro commerciale erano prettamente per donne. E quindi, diciamo, non ho trovato un giubbotto, ma non è stato tempo sprecato, perché ho fatto una sosta all'Apple Store di turno e ho avuto l'occasione di scambiare 4 chiacchiere con una signora americana. Non era del luogo, non era di Tucson, però non ricordo da dove provenisse, ma era su uno stato della costa atlantica o giù di lì. E questa signora mi ha detto che la sua nazione, il suo stato, ovvero gli Stati Uniti d'America, erano cambiati. Mi ha detto che secondo lei hanno perso la libertà e che se ne voleva andare a vivere in Norvegia. Era come contraddirla. Dopo una pausa pranzo siamo andati a fare una breve escursione al Sabino Canyon, sito a nord della città. Nulla di eccezionale, ma è un buon posto dove fare una camminata e smaltire il jet lag. Guardate il paesaggio. Sebbene non sia nulla di eccezionale, è qualcosa che noi europei non siamo abituati. E ci sono cactus a perdita d'occhio. Tra l'altro ho scoperto che in inglese il plurale di cactus è cacti e io non ne avevo idea. Pomeriggio si decide di andare a bere qualcosa in centro e io nel parcheggiare la macchina ho urtato la macchina dietro. Io sono abituati che, diciamo, la mia auto ha i sensori di parcheggio. Questa non li aveva. Per fortuna non si è rotto niente, ma ho deciso di andare a parcheggiare altrove prima che il proprietario della GMC di turno mi venisse a sparare contro. Sapete com'è? Siamo pur sempre negli Stati Uniti. Una volta entrato in questo locale, dopo poco, un tizio americano di Buffalo, questa volta mi ricordo da dove viene, mi ha detto che mi voleva far conoscere suo nipote, che vive a Milano. Mi dice se sono uno che ha i soldi? Certo, come no. Mi fa vedere la foto di questa ragazza. Lo devo ammettere. Era pure carina, ma era troppo giovane per me e io lo faccio presente. Gli dico, guarda, è giovane, ma il tizio non demorde. Mi voleva sbolognare, mi voleva sistemare la situazione con suo nipote. Dopo un po' capisce che non sono interessato e per fortuna desiste. Il giorno dopo ho partecipato alla conferenza e ho visto qualche poster. Per chi non sapesse cosa siano i poster, sono semplicemente dei poster che raccontano degli articoli scientifici e tu puoi interagire
direttamente con uno degli autori e porre loro delle domande direttamente. Secondo me le poster session sono i momenti migliori delle conferenze. Si parla tanto e si conosce tanta gente interessante. Quel pomeriggio abbiamo preso una birra al bar del resort in cui eravamo per questa conferenza e alle 5:30 del pomeriggio ci hanno offerto un giro di tequila gratis. Io non l'ho bevuta perché già avevo preso la birra, come vi dicevo, e dovevo tornare a guidare per tornare in hotel, che si trovava ad appena 10 km di distanza, che per i canoni americani è considerato dietro l'angolo. Quando ci hanno distribuito la tequila, hanno detto di aspettare per fare il brindisi e questo tizio che state vedendo ci ha raccontato tutta una storia che non ho ben capito per il semplice motivo che non mi interessava capirla, perché secondo me erano tutte cagate. Ma come vedete ha fatto molto presa sul pubblico. Quella sera dopo cena siamo andati in discoteca. A me e un altro ragazzo del gruppo non ci volevano fare entrare perché non avevamo portato con noi il nostro passaporto. Io gli ho fatto vedere la mia patente di guida, ma niente. Il mio amico poi che ha fatto? Ci ha provato a parlare un pochettino e alla fine si è deciso e ci ha fatto passare, dicendo che non voleva che poi noi tornassimo in Europa pensando che gli americani sono degli stronzi. E ha detto testuali parole. Ovviamente le sto traducendo in italiano. Ad ogni modo, io lo penso comunque, anche se ci ha fatto entrare. E ci siamo divertiti. Fortunatamente in questo posto non facevano i cocktail come li fanno qua nel Regno Unito, rigorosamente col misurino. Là il gin lo versavano ad occhio e quindi dopo 3 gin tonic io ero che bell'andato. Un bel locale, mi spiace che non possa farvi ascoltare che genere di musica passavano, altrimenti YouTube si emoziona. Ma diciamo che ogni tanto passavano qualcosa di decente. Siamo tornati in hotel intorno alle 2 di notte e c'era un piccolo problemino. Il giorno dopo avrei avuto sia la mia presentazione del poster che la mia presentazione orale. Diciamo che non è il massimo quando ai postumi della sbornia, ma anche se è difficile crederci, io sono un esperto di sbronze la sera prima di eventi importanti, quindi dopo una veloce colazione sono andato a disseminare scienza. Non mischio questo canale con le robe di lavoro ed è per questo motivo che vedete il mio lavoro pixelato. Anche io ho bisogno della mia privacy. Quello stesso pomeriggio ho fatto la mia presentazione e fortunatamente i postumi erano oramai che andati, per fortuna. E guardate qua, che pozzo di professionalità! Se fosse stati tra il pubblico, avreste mai pensato che questo tipo qua la sera prima faceva baldoria in questo locale? Il giorno successivo passo qualche ora alla conferenza e poi mi separo dal mio gruppo. Loro vanno a sparare al poligono di tiro. Sì, vi assicuro che in America andare a sparare al poligono di tiro non richiede alcun tipo di permesso particolare, almeno nello stato dell'Arizona. E io? Io ho sparato ben altro. Non potevo non andare a giocare a bowling mentre mi trovavo là, tra l'altro. Ho pure comprato una nuova boccia che volevo assolutamente provare. Ho fatto 4 partite. Le prime 2 un po' malino, mentre le ultime 2 mi hanno dato soddisfazioni. Mica male per uno con poco sonno e con una boccia nuova tutta da scoprire. E se ve lo state chiedendo, sì, la boccia l'ho riportata con me e infatti nel volo di andata ho fatto in modo di avere il peso necessario per portarmela. Non era una questione di spazio ma di peso. Dopo una nottata di riposo, il giorno dopo siamo partiti alla volta del Grand Canyon. Da Tucson al Parco Nazionale ci sono circa 350 miglia all'andata e altrettanto al ritorno. Il giorno dopo tutti noi dovevamo partire e prendere i voli di ritorno e non potevamo stare più di un giorno, quindi io ho fatto 700 miglia in un solo giorno, che sono più di 1100 km.
E questo perché ero io l'unico con la patente e tra l'altro la macchina l'avevo affittata al mio nome. A me piace guidare, non è la prima volta che facevo 1000 km in un solo giorno, sebbene in questa occasione ho battuto il mio record personale. Per metterla in prospettiva, con quella distanza potevo andare da Catania fino ad Arezzo. E nonostante che io sia un tipo di quelli che non mi piace andare molto in giro a fare escursioni per la natura, il Grand Canyon è qualcosa di spettacolare, è enorme. Queste immagini che vedete qua non rendono la maestosità di questo luogo. La profondità media del Grand Canyon è di circa 1 miglio, quindi 1600 metri, e il punto più profondo arriva ad oltre 1800 metri. Il Grand Canyon è attraversato dal fiume Colorado. Guardate come si vede piccolissimo dal Southern Rim, dove ci trovavamo. La distanza del punto in cui siamo all'altra sponda del Grand Canyon, che in inglese viene appunto chiamato Rim, è di circa 26 km. Quello che vedete in lontananza si trova quindi a circa 26 km di distanza. Ripeto, è mastodontico e nessuna foto o video può rendere l'idea. Io sono rimasto letteralmente senza parole. E sì, faceva molto freddo, ma finché non calava la notte si poteva stare. E io ho colto l'occasione per andare a comprare questa felpa. La porto come un ricordo di questa avventura. Come vi dicevo, il giorno dopo ognuno di noi si è recato in aeroporto e siamo tornati alle nostre case. Vi risparmio i dettagli del viaggio di ritorno, che è esattamente speculare a quello di andata, con una piccola differenza. Non facevo più scala a Denver, ma a San Francisco. Vi ricordate quando vi dicevo all'inizio della storia di fare attenzione nel trovare una fila di posti liberi? Ecco, nel volo che andava da San Francisco a Londra sono riuscito a beccarlo. Guardate qua che bel giaciglio che mi sono fatto. Sfortunatamente non sono riuscito a chiudere occhio e mi sono riposato poco, ma comunque ero sdraiato. Ma quando sono arrivato a casa, che erano intorno alle 12:30, ora di pranzo, mi sono fatto un piatto di pasta veloce e sono crollato, ero stanchissimo. E questo è stato un grande errore. Il jet lag mi è durato per più di una settimana, ma devo dire che ne è valsa la pena. In fondo è stata un'esperienza dal mio punto di vista incredibile, anche perché sono successe altre cose che non vi sto a raccontare in questo video. Penso che già sia piuttosto lungo e voglio concludere questo video con le mie impressioni finali. Io ho avuto la fortuna di fare gruppo con questi ragazzi fantastici che erano alla mano, che comunque anche loro si volevano divertire dopo la conferenza, che non è una cosa scontata. Abbiamo fatto 12 ore di macchina insieme e abbiamo parlato di tutto e di più. Abbiamo fatto tutti il nostro lavoro e ci siamo anche divertiti. Ma Tucson, dal mio punto di vista, la città è una fogna. Non c'è motivo di girarci intorno. La quantità di disagio sociale, di gente drogata, era una quantità spaventosa. C'era gente di questo tipo quasi ad ogni angolo, o meglio, un angolo sì e un angolo no. Disagio alle stelle. Una sera ho preso un Uber alle 3 di notte e ho visto letteralmente, non sto scherzando, un zombie camminare tipo così, tutto piegato in avanti, e non sto esagerando. Americani sono pur sempre americani. Per lo più, devo essere sincero, mi sono imbattuto in gente piuttosto gentile, compreso il tizio che mi voleva sbolognare la sua nipotina. Solamente è successo un'occasione che una signora di una stazione di servizio si è permessa di dire a me cose poco carine, ma l'ho fatto non di fronte a me, l'ho fatto quando sono uscito dal negozio e stavo tornando in macchina, e me lo hanno riferito i miei amici perché loro stavano ancora all'interno. Quindi dicevo, gli americani sono sempre gli americani. Infine, per concludere, mentre voi state guardando questo video, dovete sapere che io mi trovo fisicamente in un altro viaggio di lavoro, in Portogallo. Questo video è stato girato 3 settimane prima della data d'uscita e quindi se volete un video sul Portogallo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti.
Questo era tutto quello che vi volevo raccontare sulla mia esperienza in Nord America. Grazie per essere stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!